Oggi siamo abituati a credere che il castello sia quel grande edificio fortificato con torri, mura, merli, in cui vivevano il signore, la sua sposa e la sua corte, e che dall'alto dominava il borgo medievale sottostante. Ebbene, dimenticate tutto questo. Dimenticate tutto quello che avete visto nei film, nelle serie o nei videogiochi, perché è completamente sbagliato. Il castello medievale, soprattutto in Italia, era qualcosa di molto molto diverso. Buongiorno o buonasera, a seconda di quando mi guardate. Io sono Emiliano Bultrini e vi do il benvenuto alla Corte del Barone. Allora, nelle puntate precedenti abbiamo visto cos'è stato davvero il Medioevo e abbiamo iniziato a capire cosa fossero i cavalieri, i protagonisti armati di quell'età. Oggi invece affrontiamo il secondo grande pilastro, il castello. Non soltanto una fortezza di pietra, ma un vero microcosmo, fatto di uomini, di potere e di simboli. E proprio per la sua complessità questo tema è stato molto studiato e molto discusso. Perciò, per agevolare l'uditore, ho deciso di dividerlo in due puntate distinte. Cosa sono i castelli e come si viveva nei castelli? Però non lasciatevi spaventare, è proprio questa complessità a renderlo uno dei temi più affascinanti del Medioevo italiano. I primi secoli del Medioevo italiano sono un susseguirsi di periodi travagliati, interrotti da momenti di limitata tranquillità. Tra il VI e il VII secolo, il caos della guerra greco-gotica e l'arrivo dei Longobardi spinsero le comunità ad abbandonare gradualmente gli insediamenti di pianura troppo esposti per rifugiarsi in altura. Con la fondazione del Regno Longobardo e la successiva annessione all'impero carolingio, per l'Italia si aprì però un periodo di circa 2 secoli di relativa stabilità. Vengono dissodati nuovi campi, abbattuti boschi e i fiumi vengono utilizzati per irrigare i campi. La campagna si trasforma così in un grande laboratorio agricolo, capace di sfamare una popolazione sempre più in crescita. Per meglio sfruttare questo territorio, allora iniziano a comparire nuovi insediamenti agricoli definiti aperti, privi cioè di difese perimetrali e organizzati in maniera sparsa, non concentrata, attorno ad una residenza signorile. Nascono così le curtes, le ville e i casalia. In particolare nei territori ecclesiastici queste strutture prendono il nome di domus culte, delle vere e proprie aziende agricole della Chiesa. Tuttavia, tra il IX e il X secolo, con la crisi del sistema carolingio e le invasioni dei vichinghi, degli arabi e degli ungari, la vita in Europa e in Italia si fece di nuovo pericolosa e la paura tornò ad abitare le campagne. Le cronache dell'epoca sono un elenco da incubo. Villaggi bruciati, monasteri saccheggiati, file di monaci e contadini trascinati via in catene. Tuttavia il pericolo però non arrivava solo da lontano. Per le comunità rurali il nemico quotidiano era la microviolenza dei nobili vicini. In un mondo dove la ricchezza si misura nei frutti della terra, gli insediamenti agricoli erano prede ambite. Piccole guerre private, rappresaglie improvvise, saccheggi compiuti dai cavalieri del villaggio vicino. Un clima di insicurezza che spinse gli abitanti a cercare nuove vie di difesa. È in questo contesto, quindi, che nella penisola italiana, dalla fine del X secolo, inizia una trasformazione decisiva. I grandi nobili, laici ed ecclesiastici come vescovi, marchesi o conti di epoca carolingia, cominciarono a cedere vaste parti dei propri possedimenti ad aristocratici minori. In cambio questi dovevano edificare dei villaggi fortificati nei quali raggruppare la popolazione, aggregare populum, come scrivono le fonti, necessaria per l'allevamento del bestiame e lo sfruttamento della terra circostante. È in questo momento che nasce qualcosa di nuovo, destinato a cambiare per sempre il volto dell'Italia medievale, il castello-villaggio.
Questi primissimi castelli erano comunque delle strutture decisamente modeste. Fino all'undicesimo secolo, infatti, non esiste neppure un concetto univoco di castello. Come ha messo giustamente in evidenza Maria Elena Cortese, si tratta di un modello sperimentale di insediamento che non sostituisce le ville e le domus culte esistenti, ma le affianca. In questa fase il castello-villaggio è generalmente un piccolo insediamento d'altura, abitato da poche decine di famiglie contadine. Le case sono costruite in legno e spesso anche la difesa del centro non è in pietra ma in legno. Una palizzata, un fossato o persino una semplice siepe sono sufficienti a delimitare e a difendere l'abitato. Tutto ciò, sebbene primitivo, bastava però a svolgere alcune funzioni fondamentali. I contadini, radunati all'interno di un'area delimitata e difesa, erano decisamente più al sicuro rispetto a prima. E questi nuovi signori di castello, con un apparato difensivo modesto e pochi milites, riuscivano comunque a garantire una certa sicurezza ai propri abitanti. Però, al contempo, esercitavano forme di controllo sui contadini stessi. La sicurezza, infatti, veniva pagata con la perdita di una parte delle loro libertà. Non dovete però immaginare che questo fosse sempre osteggiato. Spesso i rustici che abitavano nelle campagne chiedevano essi stessi la protezione ai signori, partecipando addirittura all'edificazione e alla manutenzione delle difese. È l'inizio della visione di un nuovo mondo, in cui, come scrive Chris Wickham, la sicurezza delle mura era preferibile agli insediamenti aperti. Ma dal XII secolo si assiste ad una vera e propria rivoluzione. L'accresciuto controllo signorile sugli uomini innescò lo spostamento della popolazione, a volte volontario, più spesso forzato, dentro le mura dei nuovi insediamenti. 2 secoli dopo la nascita dei primi castelli, questi iniziano a configurarsi veramente come piattaforme sociali, politiche e territoriali del potere signorile. Le signorie sviluppano nuovi poteri di coercizione, aumentano i prelievi sulla popolazione e vengono organizzati gli spazi in maniera radicalmente diversa. Nel pieno XII secolo questa svolta si concretizzò nell'uso ampio e generalizzato della pietra. Compaiono torri imponenti e palazzi signorili, grandi chiese e nuove cinte murarie. Grazie a queste nuove strutture, il processo di prelievo e gestione delle risorse diventa sempre più efficiente. La ricchezza interna cresce e l'aristocrazia locale conosce una sorprendente mobilità sociale. Chi entrava in un castello del XII secolo non varcava solo porte di pietra, entrava in un mondo nuovo, fatto di mura e torri, ma anche di piazze, chiese, forni e pozzi. Luoghi di incontro che davano vita ad una comunità stretta dentro le mura. È quella che Sandro Carocci ha definito con un'espressione che sembra un gioco di parole, ma racconta bene questa trasformazione radicale, l'incastellizzazione dei castelli. Un processo che nel XII secolo portò i castelli italiani ad assumere i caratteri tipici di vere e proprie città in miniatura. Il modello del castello di pietra costituì dunque il momento culminante dell'incastellamento. Una svolta che però non riguardò solo l'architettura, ma l'intero paesaggio europeo. Come ha scritto Sandro Carocci, fu un processo comune a tutta l'Europa che diede un volto unitario al continente. Il castello in pietra, il dissodamento delle terre incolte, il ritorno della moneta in circolazione, la cultura cortese, l'aristocrazia cavalleresca. Però unitario non significa identico. In Italia, come abbiamo visto, il castello era quasi sempre un villaggio fortificato. In Inghilterra e in Francia, invece, a dominare furono le cosiddette Motte and Bailey, collinette artificiali sormontate da una torre di legno con un piccolo villaggio esterno protetto da una palizzata. Un modello rapido da costruire, ma fragile e provvisorio. Col passare dei secoli, infatti, quelle strutture furono ricostruite in pietra, dando origine ai castelli che ancora oggi punteggiano l'Europa del Nord. In Italia, il tipico castello-villaggio aveva una forma circolare e irregolare.
occupava il vertice di un'altura e il circuito murario seguiva l'andamento del terreno. Ma qui, prima di andare avanti, occorre fermarsi per un istante per chiarire un punto fondamentale. A causa di quel processo che gli specialisti chiamano risemantizzazione funzionale, con il tempo i termini castello, rocca e borgo sono stati confusi e sovrapposti, ma in realtà nel Medioevo avevano significati molto diversi. Il castello, come si è visto, era l'intero villaggio cinto da mura. La parte più alta di questo villaggio era spesso occupata da un imponente palazzo munito di difese che le fonti chiamano arx o rocca. Ed ecco il colpo di scena, quelle benedette insegne marroni che vediamo ovunque nei paesi italiani e che indicano come castello la rocca. Un errore colossale che continua a confondere migliaia di turisti italiani e stranieri. La rocca era infatti una struttura fortificata, destinata alla difesa estrema dell'insediamento, e per la sua natura militare era difficile da raggiungere, poco comoda e in tempo di pace abitata solo da una piccola guarnigione e da pochi servitori. Il signore infatti in genere risiedeva altrove. E la prossima volta che incontrerete un cartello marrone con su scritto castello, potrete sorridere e pensare: non è vero, è una rocca. Ma attenzione però, la rocca non serviva soltanto a resistere agli assedi esterni. In caso di rivolta interna, il signore e i suoi uomini potevano rifugiarsi lì dentro, al sicuro dalla stessa popolazione del castello. Un dettaglio che mostra quanto fosse fragile l'equilibrio sociale medievale e quanto il potere fosse sempre in bilico tra protezione e dominio. Non bisogna immaginare i contadini medievali come una massa di bruti inerti e passivi. La gente del Medioevo non era affatto cieca e sottomessa, sapeva benissimo quali fossero i propri diritti e quando venivano calpestati non esitavano a lottare. Le comunità locali, le universitates, erano capaci di far valere le proprie prerogative e spesso riuscivano a frenare le pretese più dure del potere signorile. Il dominio signorile in Italia, dunque, non era mai un rapporto a senso unico, era sempre un equilibrio costante, una dialettica continua tra il signore e la comunità. E qui bisogna sottolineare una differenza cruciale con il resto d'Europa. Se in gran parte del resto del continente europeo i documenti attestano rapporti asimmetrici, con concessioni graziose di franchigie, elargite unicamente per volontà del dominus, dall'alto verso il basso, in Italia la relazione tra dominanti e dominati si fondava molto più spesso sul linguaggio dell'accordo. Era una contrattazione continua che rese le comunità locali protagoniste attive, capaci di limitare e negoziare l'esercizio del potere signorile. E qui sta il colpo di scena. Proprio nel cuore del cosiddetto Medioevo buio troviamo uomini e donne che discutono, contrattano, rivendicano diritti davanti ai loro signori. Un Medioevo meno buio e molto più sorprendente di quanto normalmente non pensiamo. E questo equilibrio continuo tra signore e comunità si rifletteva anche negli spazi del castello. Come abbiamo detto prima, il signore generalmente non risiedeva nella rocca, ma lui o il suo vicario risiedevano in un grande palazzo posto vicino alla rocca, ma dotato di tutti i comfort che una dimora signorile poteva offrire. Nei pressi della residenza del Dominus vivevano i milites castri, cavalieri e grandi possidenti che spesso detenevano anch'essi diritti signorili sulla popolazione. Man mano che ci si allontanava dal centro del potere si scendeva anche di ordine sociale, fino ai nuovi arrivati, che spesso abitavano in baracche poste a ridosso delle mura o addirittura appena fuori da esse. Ed è qui che troviamo il borgo. Nel Medioevo, infatti, il borgo non indicava il villaggio come oggi siamo abituati a pensare e ad ascoltare dai giornalisti. Il termine burgus designava lo spazio fuori dalle mura. Era un luogo di mercati e di botteghe, insediamenti aperti costruiti lungo le strade, con osterie, stalle e servizi per i viaggiatori. È un altro errore clamoroso del nostro sistema di definizioni che ancora oggi confonde. E c'è un altro aspetto importante che oggi rischiamo di dimenticare.
Nel Medioevo esisteva una netta differenza tra castrum e civitas. Oggi parliamo indistintamente di città, distinguendole al massimo per la popolazione. Ma allora, sebbene non fosse una regola scolpita nel marmo, una civitas, una città, era per definizione sede episcopale. Il prestigio del vescovo dava all'insediamento un ruolo politico e religioso unici. Un castrum invece era un castello, un centro minore fortificato. Poteva avere anche più abitanti di una civitas, ma non per questo era considerata città. Ricapitoliamo. Il castello è il villaggio fortificato d'altura. Al suo interno vive una popolazione stabile che gestisce e sfrutta il territorio. La rocca è il grande corpo di fabbrica fortificato. Non era la residenza del signore, ma l'estrema difesa dell'abitato. E in caso di rivolta offriva rifugio allo stesso signore contro i suoi abitanti. Il borgo, invece, è tutto ciò che si estendeva al di fuori delle mura castrensi, il luogo perfetto per i mercati. La città, infine, era un abitato di grandi dimensioni, la cui storia e il cui prestigio l'avevano eletta sede vescovile, che ne aveva incrementato ancor più il prestigio. Ma il castello non era soltanto un villaggio. Le sue fortificazioni erano progettate per resistere, colpire e intimorire. Le mura servivano a resistere agli assedi, le torri a controllare il territorio e a colpire dall'alto gli assalitori. La rocca era l'ultima difesa, spesso inespugnabile. Nel Medioevo un castello rappresentava una grande sicurezza per gli abitanti, ma per i nemici era un ostacolo temuto. Un manipolo di difensori protetti dalle mura e dalle torri poteva resistere per settimane, a volte per mesi, contro eserciti molto più numerosi. Con l'XI e il XII secolo l'assedio, l'arte poliorcetica, diventa spettacolo di ingegno e terrore. Vengono progettati arieti per sfondare i portoni, torri mobili alte quanto le mura stesse e trabucchi giganteschi capaci di scagliare massi di quintali. Ma come sempre accade, all'aumentare del potere offensivo la difesa reagisce. Si moltiplicavano le cinghie murarie, si scavavano fossati e si costruivano cisterne per resistere più a lungo alla fame e alla sete. Spesso, infatti, il nemico non cercava di espugnare un castello con la forza, ma puntava a logorarli fino alla resa. Un esempio straordinario di questo è il castello di Colonna, cuore della potente famiglia romana e luogo di origine della famiglia stessa. Questo castello resistette ad un assedio interminabile, più di 8 mesi, il più lungo assedio castrense della storia medievale italiana. Fu un'operazione imponente. Nel febbraio del 1298, Papa Bonifacio VIII, in conflitto con la famiglia già da quasi un anno, richiese a diversi comuni l'invio di 500 o persino 1000 armati muniti di scudi pavesi per sostenere gli assedianti. Il pavese, il grande scudo rettangolare, offriva un'eccellente protezione non solo nella difesa statica, ma anche durante gli assalti. Dietro quelle muraglie mobili di legno e ferro potevano avanzare non soltanto i fanti, ma anche genieri, zappatori e balestrieri, che altrimenti sarebbero stati esposti ai colpi dei difensori. E proprio gli zappatori ebbero un ruolo decisivo nell'assedio. Scavarono gallerie sotterranee, sia per tentare di penetrare all'interno dell'abitato, sia per raggiungere le fondazioni delle mura e minarne la stabilità. Il metodo più efficiente, infatti, per abbattere le mura di un castello non erano le catapulte o i trabucchi, ma la pazienza. Gli zappatori scavavano gallerie sotto le mura, le riempivano di materiale incendiabile e poi davano fuoco. Le mura cedevano e così le torri e le mura crollavano come dei giganti abbattuti. E furono proprio forse i numerosi scavi sotterranei menzionati dal cronista Orvietano a sfinire i difensori e a devastare le strutture del castello. E così, nella primavera del 1298, Colonna fu costretta ad arrendersi. Un assedio infinito che consumò uomini e risorse, ma che mise in luce la duplice natura del castello medievale, rifugio per difensori e al tempo stesso palcoscenico spietato di una guerra durissima e straordinaria. Per concludere questo intenso viaggio, a differenza dell'immaginario collettivo, il castello italiano tipico non era una fortezza isolata.
Nella stragrande maggioranza dei casi si trattava proprio di castelli-villaggi, comunità fortificate nate per controllare il territorio e la popolazione. Questa peculiarità scaturisce dalla trama insediativa italiana, erede diretta della densa occupazione romana. In Italia la popolazione era numerosa e distribuita capillarmente e perciò era naturale condurre intere comunità dentro i villaggi fortificati. All'estero invece il panorama era diverso. In Inghilterra, ad esempio, come abbiamo già visto, il tipico castello era la Motte and Bailey, collinette artificiali circondate da palizzate in legno, con i villaggi fuori dalle mura. Con il tempo alcuni di questi vennero ricostruiti in pietra, sono i cosiddetti Shell Keep Castle, come Restormer Castle in Cornovaglia. Parallelamente però spiccavano anche i Manor Castle, residenze fortificate distaccate dai villaggi, più simili a dimore signorili che a nuclei abitativi. Un esempio di questo è Stocksey Castle nel West Midland. Ecco dunque la differenza decisiva. Mentre altrove il castello era spesso una rocca isolata o la dimora privata di un signore, il castello in Italia era un villaggio vivo e brulicante di gente, intrecciato con il paesaggio fitto di insediamenti. Un cuore pulsante, non una torre solitaria. In Italia il castello non era mai pietra e basta, era la vita stessa, era una comunità chiusa dentro le mura che continuava a lavorare, a pregare e a sopravvivere. Alla metà del 200 il castello è ormai un modello vincente. Tutti volevano averne uno, anche piccolissimo. Non contava più governare migliaia di contadini, privilegio e prerogativa ormai solo delle grandi famiglie e dei comuni più forti, ma poter essere riconosciuti e ricordati come domini castri, i signori di castello. In quegli anni, soprattutto nel centro-nord poi, nacque anche un nuovo modello, la Terra Nova, che le fonti chiamano talvolta anche Villa Nova. Non era un insediamento nato dal caso, ma un progetto razionale, strade ortogonali, mura ordinate e piazze misurate. Villanova di Albenga, San Giovanni Valdarno, Monteriggioni e forse anche il Castrum Caetani di Capodibovo all'Appia sono alcuni tra i casi di questa fondazione nuova di zecca. Ma nel 300 cambiò tutto. Carestia, peste, guerre spopolarono città e campagne. La cerealicoltura crollò e l'allevamento ovino avanzò. I castelli minori vennero abbandonati, mura e torri, senza comunità, senza abitanti e senza status. Ciò che nel 200 era stato un segno di prestigio, nel 300 diventò un guscio vuoto. Molti di essi allora furono trasformati in casali, aziende agricole destinate allo sfruttamento della terra e gestite da lavoratori stagionali, senza però alcun diritto sulle terre che essi stessi lavoravano. Non erano più castra, perché avevano perso non solo gli abitanti, ma anche lo status giuridico e amministrativo che definiva la comunità castrense. Ed è da qui, da questo intreccio di abitanti stabili e stagionali, di diritti e di amministrazione, che riprenderemo il nostro viaggio nella prossima puntata. Prima di chiudere però, è utile aprire una breve parentesi storiografica. Il termine incastellamento nasce dalla mente del grande medievista Pierre Cubert, che ricordiamo perché è recentemente scomparso, nella sua opera fondamentale del 1973, Les structures de l'action médiévale. Secondo la sua tesi, i castelli nacquero come strutture nuove costruite ex novo in altura, spesso in pietra, su siti fino allora disabitati. Un'interpretazione potente che ha segnato per decenni gli studi sul Medioevo, ma col tempo però quella visione è stata ridimensionata. Cubert infatti riponeva troppa fiducia nel linguaggio dei notai, specialmente nell'uso del termine castrum. Le ricerche successive, soprattutto grazie a Riccardo Frankovic, hanno mostrato una realtà molto più sfumata. Tra X e XI secolo l'incastellamento non fu un fenomeno improvviso e uniforme, ma un processo lento, diversificato a seconda delle aree, che trasformò anche insediamenti già esistenti. Oggi dunque la tesi di Cubert non viene rigettata in toto,
ma utilizzata e corretta per comprendere meglio nel tempo e nello spazio le diverse forme di incastellamento. E se il XIII secolo ci appare come un mondo di signori e castelli, solidamente documentati dalle fonti, oggi sappiamo che l'anno 1000 non fu l'inizio improvviso di città in pietra e signorie compiute, fu piuttosto l'avvio lento di un processo secolare che avrebbe trasformato il paesaggio italiano passo dopo passo, villaggio dopo villaggio, fino a riempirlo di castelli. Io sono Emiliano Bultrini e questa era la Corte del Barone. Abbiamo visto che cosa fosse davvero un castello, dalle sue origini in legno e terra fino alle possenti mura di pietra che ancora oggi dominano i nostri paesaggi. Ma queste mura, che abbiamo osservato dall'esterno, racchiudevano anche un mondo, uomini, donne e bambini, doveri, diritti e speranze. E nella prossima puntata varcheremo quelle soglie, entreremo a vedere come si viveva veramente in un castello. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi viaggi nel Medioevo italiano. E se volete sostenere il progetto potete abbonarvi oppure farlo non appena sarà possibile, per ricevere contenuti esclusivi. Ogni contributo è importante per continuare a raccontare la nostra storia. Di seguito la bibliografia e le letture consigliate. Nella mole di lavoro che c'è ho dovuto fare una scelta minima tra migliaia di titoli, ma è un buon punto di partenza. Grazie e a presto.